Keep breathing. Come on. Come on. His name is Abdul Latif. 1, 2, 3. And he survived. Oh. Please. Let go. Help me. Cosa hai provato guardando queste immagini? Riesci a vedere persone come te, a vedere il loro tua madre, tuo figlio, tuo fratello che muoiono annegati? Riesci ad emozionarti, a piangere, a incazzarti? Beh, se la risposta è no, siamo in due, perché quando ho visto queste immagini in TV non ho provato niente. Ho pensato solo che fosse l'ennesima notizia di questi poveri disgraziati che scappano da non si sa cosa per andare non si sa dove alla ricerca di chissà che. Non era affare mio e non li potevo di certo aiutare. Ed è proprio lì che ho capito che la mia empatia si era come atrofizzata, che c'era qualcosa che non andava. Ma erano queste notizie a non commuovermi più o il modo in cui mi venivano raccontate? Dove sta la verità? E di sicuro su una di quelle navi io ci devo salire, per scoprire se noi abbiamo perso il cuore o solo la verità. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Inizia l'avventura. E così decido di imbarcarmi sulla Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee, una delle più grandi organizzazioni umanitarie impegnate da 6 anni nel salvataggio di naufraghi sulla rotta migratoria più letale al mondo, quella del Mediterraneo centrale. Pazzesco, raga. Ci passerò un mese qui. In 6 anni SOS ha già salvato quasi 35.000 persone in 304 operazioni di soccorso. Questa sarà la tua stanza, che è anche la stanza utilizzata dai media per fare il loro lavoro. Sono emozionatissimo, raga. È la prima volta che accettano di far imbarcare un non giornalista e infatti per tutto l'equipaggio io sono lo YouTuber, una sorta di oggetto misterioso. Poi ti spieghiamo come funzionano, però sono il botto di salvataggio, il metto, una radio e altre cose che ti servono per andare giù. A bordo della Ocean Viking ci sono 32 persone che si dividono tra marinai, dottori, infermieri, logisti, mediatori culturali e soccorritori. C'è gente davvero da tutto il mondo e mi incuriosisce sapere cosa li spinge ad essere su questa nave, ma lo scoprirò. Sulla nave c'è anche Ale, il presidente di SOS Mediterranee Italia, nonché leader di una delle lance di salvataggio. Nemmeno lui sembra proprio felicissimo di avere un influencer sulla nave, ma spero di meritarmi la sua fiducia dentro questa nuova casa galleggiante nella quale vivrò probabilmente per un mese. E questa è una nave particolare perché era di suo una nave di soccorso, una nave che lavorava a supporto dei pozzi petroliferi, e tutto questo ponte, quando noi l'abbiamo preso, dovevi immaginare completamente vuoto. Ale si scioglie un po' e decide di farmi fare un giro della nave. SOS l'ha trasformata in un vero e proprio gioiello del soccorso in mare, per salvare e accogliere quante più persone possibili. Infatti sul ponte della nave sono stati montati vari container che hanno diverse funzioni. Questo è lo spazio più confortevole che abbiamo a bordo, dove le donne e i bambini trovano un riparo. Noi lo chiamiamo lo shelter, che vuol dire rifugio. Questo è stato costruito mettendo 6 container uno a fianco all'altro, poi tutta la parte interna, le pareti sono state tolte, è stato messo questo pavimento di legno ed è una struttura che è in grado di ospitare 100-150 persone. Qui giocano scacchi, Backgammon e dama, soprattutto dama. Dama è estremamente popolare. Sì. E poi in realtà diamo loro dei pezzi di cartone, passano un po' il tempo, si costruiscono le figure, i personaggi e le giornate trascorrono nella maniera più tranquilla possibile. È importante che le persone che arrivino qua si sentano sicure e anche c'è da dargli una dignità. Per cui abbiamo dei kit che distribuiamo tutti loro e in questi kit c'è il necessario per un giorno. Ci sono dei vestiti. Ah, wow! C'è tutto. La tuta. C'è per lavarsi. Un spazzolino. Tuta, cappellino, calze, maglietta. Una bottiglietta d'acqua e un pacco di biscotti, che sono biscotti che ti danno calorie sufficienti per un giorno. Tu mangi questo, sono 2000 qualcosa calorie.
Qui siamo nella clinica vera e propria, nella sala di emergenza. Immagina un po' il pronto soccorso. Quindi i gommoni sono l'ambulanza, si arriva qua, questo è l'ospedale e questo è il pronto soccorso. Qui le persone che hanno necessità di cure urgenti possono essere trattate. Qua abbiamo raccolto dei libri per i bambini. Poco più là c'è la clinica dell'ostetrica, quindi c'è materiale anche per rendere le giornate sulla nave, che sono traumatiche di per sé, un pochettino più leggere. Mi sai suonare i bonghi? Infatti stavo guardando i bonghi e ho detto io no, però probabilmente i ragazzi o le ragazze che speriamo salveremo mi sapranno suonare. Mi raccomando, quando sali sempre una mano sul mancorrente, perché la nave Una mano per la nave e una mano per te. Eccolo qui. Mentre le parlo ho come l'impressione che mi stia descrivendo passo passo tutto quello che succederà il giorno del salvataggio, come a volermi preparare a qualcosa che non posso nemmeno immaginare. Questo è il ponte da cui lanciamo i nostri gommoni veloci, le lance di salvataggio. Ogni gommone ha un nome e si chiama Easy One. Questi signori sono dei gommoni che riescono a fare 40-45 nodi, quindi sono molto veloci. In mare andare a 40 nodi è come essere una Ferrari in autostrada, sulle autostrade tedesche. E quando parte, tutti questi giubbotti di salvataggio, ogni borsa ne ha 20, sono a bordo, ci sono per adulti, per bambini, dimensioni diverse. Lo scopo di questo gommone è di arrivare sulla scena, rendere la situazione stabile, tranquilla, gestibile, ispirare fiducia e dare a tutti un giubbino di salvataggio, perché se le persone cadono in acqua, almeno con questi galleggiano e non ci sono rischi. Su questo ponte ci sono un sacco di container che vengono utilizzati per immagazzinare il cibo e gli altri oggetti, ma poi ce n'è uno particolare che è la cella frigorifera. Tu dici perché la cella frigorifera su una nave? No, mi sa che l'ho già capito, però Viene utilizzato per dare uno spazio per i cadaveri. A volte i soccorsi iniziano male, finiscono male, ti trovi già con persone che sono incoscienti, che poi purtroppo non ce la fanno, e serve uno spazio che possa dare dignità, ma che anche possa conservare i loro corpi. Sulla nave c'è anche una piccola palestra e Ale mi spiega che molta gente ci va per sfogarsi o scacciare i cattivi pensieri, soprattutto quando le missioni vanno male. Saliamo sul ponte di comando dove incontro la coordinatrice di questa missione. buongiorno. Qua c'è... Mi dispiace disturbarti, possiamo disturbarti? Luisa. Non ama le telecamere, ma è lei che prenderà le decisioni più importanti durante questa missione. La cosa che mi colpisce di più di questo giro di ricognizione però è la stanza segreta in cui tutto l'equipaggio si deve chiudere nel caso dovessimo essere attaccati dai pirati. Purtroppo non l'ho potuta riprendere per motivi di sicurezza, ma vi assicuro che spero di non dovermi mai trovare rinchiuso lì dentro. Qui la porta è chiusa perché c'è pranzo. Ecco. Dai ragazzi, mangiare è ottimo, si mangia da Dio e si può mangiare La vita sulla nave è scandita da orari molto diversi da quelli sulla terraferma. 7:30 colazione, 11:30 pranzo e 5:30 cena. Mi ci dovrò abituare. C'è sempre riso, perché il riso serve per fare un po' da tappo quando si ha la nausea, un botto di insalata sempre, poi c'è Flavio che sbuca e si mangerà tutta l'insalata, poi c'è Lisa che si mangia tutti i ceci quando li trova. La mensa ci sta. I due cuochi filippini cercano di accontentare un po' tutti e quindi cucinano piatti tradizionali da tutto il mondo. Ragazzi, il mangiare sulla nave è pazzesco. Applausi, standing ovation allo chef perché è buonissimo. Inizia l'addestramento teorico. Ci spiegano come usare l'attrezzatura in dotazione, le pratiche di primo soccorso e come fare un massaggio cardiaco in caso di emergenza. You can think in your mind this song, Stay Alive, which is the right heartbeat to do the massage. 100-120 beats per minute. Quick session on how to use the PPE, check if the PPE are okay, and how to use it. E lo so che state pensando, ma perché io che sono una sorta di ospite dell'equipaggio e farò solo video, devo seguire questi corsi? Beh, è molto semplice, perché se le cose vanno male durante un'operazione, le persone da salvare sono molte più dei soccorritori. E quindi anche le mie mani devono sapere come salvare una persona. Filippo, Okay, let's see perfect. if you are breathing. Okay, now don't say you nothing, so you start to open. And then I start. Finito l'addestramento andiamo tutti a cena. Ma io almeno per questa sera preferisco mangiare da solo sul ponte e chiamare la mia famiglia prima di salpare e non poterci più vedere.
Ciao. Sto mangiando un po' di insalata, un po' di carne e ho una vista... Sì, ho una vista bellissima. E questa sarà la mia cuccetta per tutta la missione. Non è male, dai. Mi aspettavo molto molto peggio. Ho fatto scegliere a lei, mi ha dato quello su. E vabbè. Sotto di me dormirà Emmanuel Chaz, una grande giornalista francese che coprirà le notizie dalla nave per il Guardian e tutti i maggiori giornali del mondo. Questo mi fa sentire ancora più onorato di essere qui e sono sicuro che potrò imparare tanto da lei. First night together, eh? I'll promise not to snore. If I snore, punch me. I will. Okay? And if you snore, Please don't punch me good. I won't. Just tell me gently. Okay. Il giorno dopo ci svegliamo tutti prestissimo per iniziare l'addestramento pratico in mare. L'equipaggio di SOS è diviso in squadre. C'è il team di soccorso che salirà sulle lance per raggiungere velocemente le imbarcazioni in pericolo e poi c'è il team medico e il care team che si occuperanno dell'accoglienza dei naufraghi a bordo. Tanguy è il leader delle operazioni di soccorso. È un tipo tosto, un lupo di mare bretone che sembra uscito direttamente da un romanzo. Il suo carisma è evidente, ha un passato militare alle spalle e si vede da come si muove e da come parla. Non l'ho mai visto sorridere e a me ricorda un po' Mel Gibson in Braveheart. The trousers is a bit hot, but it's mandatory. Because if you're wet and cold, you're a problem for us. Also, if people are covered in fuel, whatever is not waterproof, gonna let the fuel reach your skin, and you're gonna be burned pretty fast. If you're burned, you're a problem for us, right? Switch on channel 7, everybody. 5, 6, 7, 9. Siamo in tenuta action perché oggi si fanno tutti gli addestramenti possibili e immaginabili sulle azioni di salvataggio e io sarò con loro. Prendo parte attiva alle missioni di salvataggio, infatti per avere le mani libere mi sono messo la GoPro qui, però se c'è bisogno di aiutare, di salvare qualcuno disperso in mare ci sono anch'io. Per me è un onore, un orgoglio non essere soltanto il reporter, posso veramente aiutare. In più vi devo dire ragazzi che in questo momento l'atmosfera sulla nave è cambiata, sono tutti serissimi, concentrati perché devono cercare di fare meno errori possibili durante l'addestramento, perché un errore in mare durante una chiamata di soccorso potrebbe costare la vita a tantissime persone. Non so come raccontarlo ragazzi, però si respira veramente un'area particolare, come se tutti sapessero che la loro professionalità e il loro aiuto può fare la differenza. Questa mattina l'obiettivo dell'addestramento è calare le lance di salvataggio in meno di 3 minuti e Tanguy ci ha giurato che non ci muoveremo da quel dannatissimo ponte prima di avercela fatta. Set up your team, and at the moment you say we are ready, we're gonna take the time. It doesn't mean you have to go fast, just to see how we go. Tanguy, we're gonna do it again and again till it's perfect. Incredibile, a mezzo sorriso. E fortunatamente prima di svenire dalla fame i ragazzi ce la fanno. Flavio mi ha detto che è meglio no, non è niente di compromettente, però mi ha detto che è meglio mangiare il prima possibile perché poi la chiamata potrebbe arrivare all'improvviso e magari rimani tutto il giorno senza mangiare. Sì, è vero, il problema è quando ti chiamano alle 4 del mattino che non hai la colazione e quando fai colazione sono tipo le 11 e hai già fatto 5 ore di salvataggio in mare, o 6 o 7 insomma, quindi sì, noi ci portiamo delle barrettine di cereali sulle gommone. Avevo pensato di mettermi in tasca una salsiccia del pranzo e poi me la mangio. Tu fai bene, ma io sono vegetariano, quindi mi posso portare le carote. E niente, sto cercando di non sembrare uno stupido youtuber, ma non credo mi stia riuscendo troppo bene. Ci stiamo muovendo? Nel pomeriggio salpiamo dal porto di Augusta per continuare l'addestramento in mare aperto e incominciare ad avvicinarci alle acque al largo della Libia. Il mare è un po' mosso, cioè in realtà mi hanno detto che così il mare non è mosso e io lo sto già soffrendo un pochino, quindi ho un po' di timore, ma non ci voglio pensare su. La missione sarebbe ufficialmente iniziata, ma io non sono proprio prontissimo. Ok, piccolo aggiornamento, siamo partiti da qualche ora e io già sto male.
Nel pomeriggio si lavorerà sulla rapidità con la quale le nostre lance devono riuscire a raggiungere le imbarcazioni in pericolo e trarre in salvo più persone possibili nel minor tempo. La prima cosa a cui pensare però è la nostra sicurezza, perché se non lo siamo noi non possiamo aiutare gli altri. Tutto il materiale personale in dotazione deve essere preparato in modo impeccabile. E infatti, nemmeno metto piede sulla lancia che vengo subito ripreso. This should stay outside of the salopet. Tanguy non è per niente felice di aver perso quei secondi e mi fa capire che non potrà più succedere. Ha perfettamente ragione, quindi chiedo scusa e mi piazzo nella postazione dei reporter o fotografi che parteciperanno alla missione, ossia a fianco al pilota per non intralciare i ragazzi durante il salvataggio. Io dovrei praticamente essere invisibile lì, ma ho le mani libere e voglio aiutare. Non voglio essere troppo invadente, quindi il primo giorno osservo. Nei giorni successivi però proviamo e riproviamo le manovre e decido di lanciarmi ad aiutare. Ora cosa facciamo, Lisa, per questo? Faremo una simulazione di avvicinamento al target. Think about the fact you're there, right? Yeah. So I'm happy for you to be proactive. Then more or less up to you to see where you can help. I just don't wanna go into your job, so if I can help, I'll help. But what is 100% sure is that if we have kids, I'm gonna ask you to take care of the kids. That's 100% sure. If we have an unconscious person to evacuate or to deal with, it's for you, it's automatic to help. I'm happy. I'm ready. E dopo giorni di duro addestramento siamo nell'area delle operazioni. Qui negli ultimi 15 anni hanno perso la vita più di 30.000 persone. Questa è la rotta migratoria più letale al mondo. Fate attenzione adesso perché questa spiegazione è molto importante per capire quello che succederà nei prossimi episodi. Queste acque sono suddivise in regioni SAR, che sta per Search and Rescue, cioè ricerca e soccorso. Sono acque internazionali e non appartengono a nessuno, ma gli stati più vicini avrebbero l'obbligo di essere i primi, ma attenzione, non gli unici, a intervenire in caso di imbarcazioni in difficoltà e soprattutto di coordinare le navi che sono in grado di portare soccorso. Bene, noi adesso siamo di pattuglia nella zona SAR libica. D'ora in avanti l'equipaggio si alternerà 24 ore su 24 sul ponte per scrutare l'orizzonte con i binocoli in cerca di barchini e gommoni. E perché con i binocoli? Beh, perché le imbarcazioni sulle quali viaggiano queste persone sono troppo piccole per essere viste dai radar. Si confondono con la cresta delle onde più alte. E in questi giorni di onde ce ne sono e come. E infatti è molto improbabile che qualcuno provi a partire dalle coste della Libia con questo mare. Più i giorni passano e più mi dimentico di essere un semplice reporter e mi sento sempre più parte dell'equipaggio. Vamos Hussein, vamos! Senza mani! Of course. Sei una pippa rara comunque. Mamma mia ragazzi, c'è un potere pazzesco! E all'improvviso, mentre io ero quasi divertito dalla potenza del mare che faceva saltare una nave di 2000 tonnellate, mi ritrovo sul ponte di comando proprio nel momento in cui arriva una segnalazione di soccorso. Yeah, good morning. We just received the email. I'm going towards the distress case. Do you have an updated position? Alarm Phone dà all'Ocean Viking le coordinate di un gommone con circa 130 persone a bordo. È alla deriva.
Sono molto, molto lontani dalla nostra posizione, almeno 10 ore di navigazione. Ma noi siamo gli unici a rispondere alla chiamata di soccorso. Dagli sguardi dei ragazzi capisco che ci vorrà veramente un miracolo per salvarli. È iniziata la corsa contro il tempo. Luisa controlla le coordinate, troppo lontani per poterli salvare in tempo con questo mare. Oltre a SOS nell'email ci sono in copia anche la Guardia Costiera italiana, libica e maltese, ma nessuno risponde all'email. E così Luisa decide di mettere il motore a tutta forza e tentare il miracolo. Che scenario ti aspetti? Purtroppo da oggi pomeriggio le condizioni meteo non saranno sicuramente a favore e faremo quel che possiamo, perché per ora abbiamo delle informazioni molto vaghe e come cercare una rotta chiara. We have an updated position. We are 10 hours away. It's 100 people. At night we will have waves up 2 meters in that area. So we try. If the rubber boat is solid, we may find it. A fine riunione tutti quanti pensano la stessa cosa. È una missione impossibile, ma ci dobbiamo almeno provare perché in mare non c'è nessun altro e siamo l'unica speranza per quelle persone. Ore 13:18. A bordo arriva un'altra email da Alan Fon. Le persone sono disperate, l'acqua sta entrando nel gommone e vi chiediamo cortesemente di agire. Non lasciateli annegare, scrivono. Non lasciateli annegare. Queste parole colpiscono durissimo e noi siamo ancora troppo distanti. Il deck è libero, tutto tranquillo, non c'è nessuno in giro, però questa è proprio la quiete prima della tempesta. Non so se mi sentite perché i motori sono a full speed, non so davvero cosa aspettarmi, potrei vedere qualsiasi cosa, ma ecco, però è importante ricordarmi il perché sono qui. Voglio condividere, voglio documentare, voglio testimoniare quello che sta succedendo nei nostri mari da vari anni, ragazzi. Arriveremo alle coordinate del gommone all'alba, ma qui non dorme nessuno. È come se un fischio inesistente dentro le orecchie ci tenesse tutti svegli. Dobbiamo fare presto. Non si vede, ma stiamo facendo così. Ore 20. Riceviamo l'ultima comunicazione dal gommone. La mia batteria è finita, dicono. Poi il silenzio. L'equipaggio setaccia ininterrottamente il mare con i binocoli. Si cerca di avvistare qualsiasi cosa, anche resti del gommone, giubbotti di salvataggio, qualsiasi cosa non sia acqua. I see a flashlight there. Just there, in front of the car nearly. Like it's closed. I ragazzi sono esausti e si danno il turno per chiudere qualche minuto gli occhi. 5 del mattino. È stata una notte orribile, siamo svegli tutti quanti dalle 2. C'è un mare orribile oggi, però questa mattina il morale è a terra perché Tanguy ci ha detto che c'è una possibilità veramente minima di trovarli vivi, di trovare i resti forse del gommone. Quindi siamo nella zona target, per questo io mi sono già vestito, pronto per salire sulla lancia, ma sono tutti un po' giù di morale perché si pensa che troveremo soltanto i cadaveri di questi 100 persone, speriamo di no. Intanto vengono preparate le lance di soccorso, ma soltanto per seguire la procedura per un possibile salvataggio. Guardo i ragazzi negli occhi e vedo solo impotenza. Luisa è stata al telefono tutta la notte per cercare supporto da una qualsiasi autorità marittima, ma c'è chi non risponde, chi rimpalla le responsabilità e chi come i libici dopo ore e ore decide di non intervenire perché dicono che il mare è troppo mosso. Ma che cazzo sta succedendo? Davvero nessuno ci aiuterà a salvarli? It's not really easy every time. Sembra tutto così surreale, ma intanto è l'alba e dovremmo già essere davanti al target, però non riusciamo ad avvistarlo. Because we need to focus on a white boat. Okay. All the others just look for a white boat, please. White? Yes. Si pensa che la corrente li abbia portati più a est. La ricerca è finita. 100% is in front of the tanker. Una nave cargo ha avvistato il gommone e sta mantenendo la posizione per darci un punto di riferimento nel mare. Avvistiamo il mercantile e subito dopo il gommone, distrutto, lacerato, spezzato dalle onde.
Sembrerebbe ci sia una persona attaccata al gommone. There is an orange thing. Yes, it's a body. It's a body, but it's grabbing the balloons or not? Ma no, è solo un giubbotto di salvataggio rimasto incastrato. Can you see the stern, Tanguy? Is upside down or is just they are breaking? It's like the ball break, the floor break. The deck breaks, yeah. Non sembra che ci sia niente. C'è una cosa bianca in fondo, riesci a vedere? Stiamo cercando i corpi, in realtà. E mi vengono i brividi a pensarci, perché sì, mi aspettavo di tutto, ma non mi aspettavo di non avere neanche la possibilità di salvare delle persone. Questo è quello che sta succedendo adesso sulla nave. ¿Has visto algo, Amin? Sí, dos cosas, una verde y la otra blanquita, pero no está en el horizonte, está un poco dentro, ¿sabes? Pero no es nada importante, solo quería señalarlo. O sea, ¿no crees que sea...? Sí, o sea, puede ser un cadáver o algo así, ¿sabes? Ah. Amin forse ha avvistato qualcosa e adesso lo stanno aiutando tutti gli altri a cercare, però ad occhio nudo io non riesco a vederlo. Lui dice che potrebbe essere addirittura un cadavere. If you come here in my place, spot here and just... Tra le onde si intravede un puntino giallo. Sappiamo tutti cos'è e ci avviciniamo con la nave. È dura descriverlo, raga. 3 corpi che galleggiavano, mentre gli altri 100 saranno sotto, si saranno già abissati. Io sono pietrificato. A un certo punto mi sento toccare la spalla, mi giro ed era Flavio, il fotografo, che mi dice: accendi la telecamera perché se non testimoniamo noi questa cosa non sarà mai successa. Per il momento qui non c'è traccia della felicità che volevo raccontare. Ho solo scoperto come muore un ragazzo nel Mediterraneo. So, we did all we could. Unfortunately, we arrived too late, as everyone has seen. We don't really know when the shipwreck occurred. Maybe last night, or even last night when we received the Mayday VHF. We will keep a course for the night that will allow us to have a sleep, because all of us need some rest. So if you all agree and just to stay here and keep going with the mission and try to save some lives eventually. Yeah? Yeah. Yeah, sure. Yeah, are you all in? Yeah, sure. Today was still a day that we can't really take off from our mind. Just talk to each other. If you need some support from shore, we can provide some support. Just let me know. Something else? Someone wants to say something? Yes, please. Yesterday, 120 people died. So far, between Aquarius and Viking, we saved 32,500. Let's focus on the next one. That's why we are there. La notte però è dura andare a dormire, perché l'adrenalina scende e io realizzo quello che ho visto. Mia sorella prima di salpare mi aveva dato un bigliettino da leggere nei momenti duri. Mi aiuta tanto. Pattugliamo il mare per giorni, concentrati, incazzati. Le persone hanno bisogno di essere salvate e forse dopo quello che è successo ne abbiamo bisogno anche noi. Persino nei momenti di svago non si parla d'altro che di soccorrere. E che quando fai un soccorso e salvi una vita, cambia tutto. Cambiano anche i rapporti all'interno della squadra.
tu hai a che fare con colleghi che poi diventano amici, diventano i tuoi compagni, è un cambiamento epocale. Soprattutto se crea un legame indissolubile. Ok, vous, Bridison, qu'est-ce que vous faites? Vous nous aidez et vous aidez. Oui, si vous nous aidez, nous vous aidons. Parfait. D'accord? If you help If you us, we help help you. us, yeah. E dopo 5 giorni finalmente riceviamo la chiamata che tutti aspettavamo. Yeah, we are going there, so... We observed 20 minutes ago the so-called living coast guard. Che succede a lei? Abbiamo ricevuto una segnalazione. Abbiamo ricevuto una segnalazione per un target a 27 miglia di distanza, non so di più. Ti invito ad andare di sotto dove Tanguy ci farà il briefing. So we got a call from alarm phone. Approximately 70 people. They say 23 women and 7 children, whatever. Doesn't look good. So everybody in gear in 1 hour and a half. Fatto l'addestramento, sai cosa può succedere, sai come comportarti. L'importante è che stai tranquillo, respiri, pensi a quello che fai e tutto andrà per il meglio. Sono staccato un attimo dal gruppo perché ho bisogno di concentrarmi un attimo. Tanguy, il leader della prima lancia di Easy One, mi ha preso in disparte e mi ha detto che non ha bisogno di un giornalista stavolta, ha bisogno di una persona che lo aiuti a salvare le persone e a portarle sane e salve sulla nave, e tra un'ora raggiungiamo un target che ha mandato un mayday, una chiamata di soccorso nel quale dicono che sono una settantina di persone su un gommone che sta andando a picco col motore rotto, quindi sono alla deriva completa. Sembra che ci siano persone che siano già annegate e c'è puzza di gasolio. Questa è una cosa che si aggiunge a peggiorare la situazione perché brucia la pelle delle persone, è un problema. Quindi tra un'ora lanciamo la lancia e andiamo a soccorrere queste 70 persone che sono alla deriva del mare, e io prendo parte attiva alla missione. Mi hanno detto di stare tranquillo e io faccio il massimo che posso. Questa è l'unica cosa che posso fare, il massimo per cercare di portare a casa queste persone sane e salve. Train like crazy. We are ready for this rescue. You're there because I trust you and I might need your help. It's been in prison only 6 months. When I saw Akhenaten coming, I was crying, looking up, like I'm talking to God.